a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador Voodoo Band e Posh Chalk. Oggi voglio raccontarvi il restyling di questo piccolo mobile porta TV, anni 80 credo, in legno, abbastanza anonimo direi, ma in buone condizioni. Questi mobili, il cui stile è indefinito, si prestano molto bene a tanti tipi di restyling. In base alle finiture e al tipo di decorazione possiamo ottenere un risultato contemporaneo, moderno, se andiamo di colore puro e liscio, più eccentrico se scegliamo dei colori accesi o delle decorazioni un po' pop, romantico e un po' nostalgico se invece andiamo ad effettuare tecniche tipicamente shabby, o se ci vogliamo spingere un po' più con l'effetto usurato potremmo ottenere anche un restyling in stile chippy. Io ho deciso di vestire di antico questo mobiletto realizzando la mia patina shabby. Cordoncino per addolcire le forme, base materica, leggero craquelé, colori neutri, lavaggi di colore e patinatura a cera. Una decorazione dal sapore classico con un oro intenso ma sbiadito. Ad accompagnarmi in questo restyling Voodoo Band, Posh Chalk e Magic Paint. Troverete in descrizione l'elenco di tutti i prodotti che utilizzerò in questo restyling che man mano vi mostrerò e il link al sito dove poterli reperire. Tante saranno le tecniche applicate su questo mobiletto, quindi restate con me fino alla fine per vedere insieme tutti i passaggi di questo restyling. Prima di cominciare qualsiasi restyling è fondamentale preparare bene il supporto. Acqua, ammoniaca e bicarbonato e il lato abrasivo di una spugnetta per sgrassare bene, per fare in modo che la pittura possa aggrappare perfettamente. Con Magic Paint infatti niente fondi, né primer né carteggiatura. Quando la superficie è perfettamente integra basta solo una pulizia profonda e attenta per rimuovere polvere, sporco e unto. Risciacquo bene con un panno pulito e lascio asciugare. Rimuovo gli inserti centrali delle ante che non mi piacciono. Elimino i chiodini con una pinza e rimuovo i pomelli che comunque riutilizzerò. Inizialmente pensavo di cambiare la loro posizione portandoli nella parte alta delle ante, per cui ho provveduto a riempire i fori con dello stucco. In realtà alla fine li ho rimessi dove erano, quindi questo passaggio avrei potuto evitarlo. Con Clear Sand preparo la base materica, aggiungo alla pittura 3 cucchiai di sabbia per dare più consistenza e corposità al colore. Con il pennello Black King di Magic Paint distribuisco il colore su tutta la struttura, picchettandola in modo da avere una base grossolana e ruvida, ideale per la successiva patinatura. Il restyling, in qualsiasi modo lo si scelga di fare, ha il pregio di impreziosire anche i mobili più anonimi e quando si sceglie di realizzare la tecnica della patina antica, a mio parere, si regala al mobile un fascino ancora più intenso e avvolgente. E fra le mie tante sperimentazioni e prove sicuramente mi è tanto servito partecipare al corso itinerante di patina a cera tenuto dalla bravissima restauratrice e restyler Sara Savarino in collaborazione con Magic Paint. Un corso utile per capire e perfezionare. Fregio cordone intreccio di Voodoo Band, codice WUBTR46 per addolcire e arricchire un po' il contorno delle ante.
Lo scaldo con un phon termico per fare in modo che si fletta e quindi poterlo gestire facilmente e applicarlo alla superficie. I fregi Voodoo Band sono fatti in pasta di legno e hanno tutte le caratteristiche del legno, con il pregio in più della loro flessibilità. Scaldandoli, i fregi Voodoo Band si ammorbidiscono, diventando estremamente flessibili e quindi adattabili a qualsiasi tipo di supporto. Il tempo che il fregio impiega per flettersi dipende dal suo spessore. Il cordoncino in questione è molto sottile, quindi impiegherà poco tempo per ammorbidirsi, ma altrettanto velocemente tornerà rigido, per cui sarà fondamentale l'aiuto del phon durante tutta la sua applicazione. Una volta flessibile, taglio con un cutter il cordone a misura, applico un generoso strato di colla vinilica per legno che distribuisco uniformemente sul cordoncino e posiziono il fregio così come ho predisposto nel mio progetto. Scaldo di nuovo e presso per far uscire le bolle d'aria e l'eventuale colla in eccesso. Ripeto la stessa operazione anche per le altre porzioni di cordoncino. Taglio a 45 gradi le estremità per far sì che si congiungano perfettamente. Applico la colla, posiziono, scaldo e presso. Pressare dopo aver posizionato il fregio è importantissimo, è fondamentale per far sì che le bolle d'aria escano del tutto e quindi garantire la tenuta nel tempo del fregio sulla superficie. Qui ho fatto un piccolo errore di taglio, ma ci tengo a farvi vedere com'è facile rimediare a questi tipi di errori grazie alla flessibilità di Voodoo Band. Scaldo uno dei pezzettini di scarto, lo taglio a misura, applico la colla e lo inserisco nello spazio. Vi assicuro che a fine lavoro non si noterà affatto il rattoppo. Stendo adesso la seconda mano pura, questa volta di Clear Sand, per ultimare la base e avere la massima coprenza. Con un pennello tozzo stendo la pittura con movimenti circolari e picchettati, visto la base molto ruvida che abbiamo creato in prima mano. Così enfatizzo ancora di più la matericità della base. Gel Craquelé Magic Paint per dare un aspetto maggiormente usurato. Con un vecchio pennello stendo uno strato di gel solo in alcuni punti, picchettando il pennello sulla superficie. In questo modo, successivamente a contatto con il colore a contrasto, si creeranno delle piccole crepe a ragnatela.
In realtà le crepe che ho ottenuto sono davvero troppo poco accennate, io le avrei volute più presenti. Probabilmente avrei dovuto mettere più prodotto e aspettare più tempo per l'asciugatura per ottenere queste crepe più evidenti. Ho lasciato trascorrere circa una decina di ore, ma evidentemente, considerando anche la temperatura esterna del periodo in cui ho realizzato questo restyling ancora un po' umida, non sono bastate, non sono state sufficienti. Ciononostante, le piccole crepe ottenute, sottolineate dalle successive patinature, hanno comunque contribuito a raggiungere quell'effetto invecchiato che stavo cercando. Lo potrete vedere nei dettagli delle foto a fine video. Con il pennello Merlino di Magic Paint stendo Enjoy come colore a contrasto. Il manico di questo pennello si svita ed è quindi davvero comodo per raggiungere parti ostiche come l'interno di questa mensola che ha spazi abbastanza stretti. È un pennello corposo e tozzo, le sue setole sono in crine e lasciano un leggero segno. È perfetto per stendere la pittura per avere un effetto materico e quindi per le successive patinature. Essendo Merlino un pennello molto grande e il mobile abbastanza piccolo, questa sarà una mano veloce di Enjoy e ne basterà solo una. Il colore ha coperto perfettamente tutta l'area. Stencil Jardin des Tuileries di Magic Paint e pasta metallica Deep Gold di Posh Chalk per decorare il piano del mobile e le due antine. Prenderò solo una porzione di stencil che riporterò sul piano fino a ricoprirlo del tutto, riposizionando la mascherina in modo da avere un disegno continuo. Parto posizionando lo stencil al centro e con un apposito tamponcino comincio a picchettare la pasta sulla mascherina. Le paste metalliche Posh Chalk hanno la caratteristica di essere molto corpose e dense e per questo si prestano alle realizzazioni di stencil materici, quindi in rilievo, come vi mostro nei video di cui vedete le schede qui in alto. Ciò non toglie che possano essere utilizzati anche per realizzare stencil pittorici come sto facendo in questo restyling, ottenendo un effetto davvero molto accattivante. Il loro delicato effetto metallico, dato dai piccolissimi cristalli contenuti al loro interno, regalano luminosità e profondità al contempo alle superfici su cui vengono applicate. Ed è proprio per questo tipo di risultato che è interessante utilizzarle anche per colorare le superfici. In quel caso vanno diluite leggermente. Vi mostro un esempio in questo video dove ho ricolorato proprio con Deep Gold, con questa pasta, le gambe e i profili di un comò. Riposizionare questo stencil è stato davvero facile perché è stato predisposto proprio per il riposizionamento. Basta orientarsi con la corolla del fiore che è lasciata intera appositamente come punto di sovrapposizione della mascherina. Questo sembra scontato, ma vi assicuro che non lo è affatto. Molto spesso mi è capitato di impazzire nel ritrovare il corretto punto di sovrapposizione degli stencil e quindi poter dare facilmente continuità al disegno. Ci tengo a sottolineare che le paste Posh Chalk sono molto resistenti e sono adatte anche per esterni e non occorre proteggerle con alcuna finitura. Lavaggio di colore con Julia's Grey, London Fumé Dark Sand di Magic Paint che diluisco con circa un 50% di acqua. Utilizzo anche una rimanenza di un mix di Vintage e Nuit Parisienne di un precedente restyling che però lascio puro. Mi servirà solo per enfatizzare la velatura che farò con i colori diluiti e in qualche punto.
vecchi pennelli, nebulizzatore e panni per cominciare la mia patinatura. Comincio con London Fumé, che distribuisco sull'antina andando in profondità in modo da sporcare bene tutta la superficie. Con un panno umido tolgo l'eccesso in modo da lasciare un leggero velo sulle parti piane e un maggiore accumulo di colore negli incavi di cornice e fregio. Rigiro di tanto in tanto il panno per lavorare sempre con la parte pulita e lo risciacquo man mano. Continuo così su tutta la struttura, aggiungendo e togliendo il colore in base a quanto voglio che sia più o meno intensa la velatura. Con il mix di vintage e nuit lasciato puro vado ad enfatizzare gli angolini e a realizzare delle quasi accennate colature di colore che tampono leggermente con il panno, vaporizzando direttamente sulla superficie l'acqua. Con la tecnica del lavaggio di colore si possono realizzare delle bellissime velature in maniera abbastanza semplice, ma bisogna ben calibrare il quantitativo di colore e cercare di capire quanto toglierne e soprattutto in quali punti asportarne di più o lasciarne maggiormente, per creare appunto quel velo quasi trasparente che spegne le tonalità di base e dà risalto ai dettagli sottolineandone le profondità. Quando si parla di patina c'è una doverosa differenza da fare tra il concetto di patina, considerata nell'ambito del restauro, e il concetto di patina invece considerata nell'ambito del restyling. Restauro e restyling sono due mondi paralleli, affascinanti, molto diversi, ma con la stessa anima, ovvero il recupero. Il restauro recupera il mobile conservando il suo stato originale, il restyling recupera il mobile cambiandogli totalmente aspetto. Con tecniche e materiali diversi, il restauro è per lo più rivolto ai mobili di antiquariato, di valore. Con il restyling invece ci si sbizzarrisce su mobili vecchi di poco valore, a cui spesso non gli si darebbe più speranza. La patina nel restauro è ciò che conferisce il valore effettivo al mobile, ma questa patina che cosa è? Ecco, qui ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi afferma sia la finitura originale del mobile, c'è invece chi afferma sia lo sporco e l'usura del tempo, chi pensa che sia la conseguenza dei processi di invecchiamento dello strato superficiale del legno e l'azione degli agenti atmosferici. Probabilmente saranno tutti questi elementi che insieme raccontano la storia di quel mobile. La patina invece nell'ambito del restyling è quell'insieme di tecniche anticanti che donano al mobile un sapore antico, un aspetto invecchiato e usurato, dato dalle scrostature che fanno emergere i vari strati, dalle velature che creano profondità, dalle cere che creano giochi di luce ed ombre, dai pigmenti con cui creare sporcature e zone usurate. Con la tecnica della patina antica si vuole riprodurre l'aspetto dei mobili in legno antichi su cui gesso, colori, cere, oli, gomma lacca sono lì su quelle superfici da secoli e su cui il tempo e l'usura hanno lasciato il segno. Cercando di riprodurre questo aspetto antico e invecchiato, si stratificano sul mobile diversi materiali per imitare proprio l'aspetto di questi mobili antichi patinati e laccati.
Solo sulle parti piane passo alla realizzazione della velatura con Julia's Grey per opacizzare ulteriormente i colori e dare ancora più enfasi all'anticatura. Questa volta vado solo sulle parti piane senza andare sui fregi e sulle cornici perché non voglio toccare gli accumuli di colore scuro nelle parti più profonde degli intagli e quindi rischiare di annullare il lavoro fatto per sottolineare la tridimensionalità. In questo modo si crea un colore polveroso, quasi impalpabile. Con Dark Sand realizzo qualche macchia di colore qua e là, andando ad appoggiare delicatamente le setole di questo vecchio pennello, lasciando giusto qualche chiazza sulla superficie. Ultimata la velatura, eseguendo i passaggi che vi ho descritto su tutta la struttura, passo adesso al decapè. Con una carta abrasiva media vado ad usurare tutto il mobiletto in modo da far venire fuori sia la base realizzata con il clear sand e in qualche punto anche il legno. Grazie alla base materica data inizialmente addizionando al clear sand la sabbia, il risultato della levigatura sarà una superficie leggermente ruvida e marezzata. Ripulisco dalla polvere di levigatura e continuo la mia patina a sciabbi con la cera. Cera neutra, la leggendaria di Magic Paint, che mi servirà sia per proteggere tutto il lavoro, sia come base per la patinatura. Stendo la cera con pennellate incrociate ed energiche, in modo da coprire bene la superficie. Ricordiamoci che la cera servirà da protettivo e quindi deve essere data in modo uniforme su tutta la struttura. Lascio trascorrere circa mezz'ora e con la cera marrone Wood Parfum e la cera bianca Sweet Milk di Magic Paint completo la mia patina sciabbi. Con la cera scura enfatizzo ciò che ho fatto con il lavaggio dato con London Fumé sui bordi e sul fregio e creo inoltre delle leggere sporcature solo in alcuni punti, alleggerendo di tanto in tanto con il panno. Con la cera chiara riprendo invece le macchie create con il lavaggio con Dark Sand e do dei leggeri colpi di luce sui rilievi del fregio cordone. Vi ricordo che in descrizione troverete l'elenco dei prodotti che ho usato in questo restyling e il link al sito dove reperirli.
Rimessi al loro posto con la pasta metallica Deep Gold, do luce e un po' di risalto a questi piccoli pomelli. Stendo la pasta tal quale, senza diluirla, e utilizzo un pennellino da Belle Art. Lascio asciugare per circa mezza giornata, questo è il tempo ideale per far cristallizzare la pasta e renderla veramente resistente. Piccola curiosità prima di salutarci. Mentre lavoravo su questo mobile, un piccolo merlo mi ha tenuto compagnia con il suo chiacchiericcio con i merli del vicinato. Quindi non potevo non chiamare il mio mobiletto Cherry Blackbird. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima! Ciao!